Oggi, qui su piatto abbiamo fagioli. I fagioli all'uccelletto. Una ricetta tipica toscana rivisitata per renderla ancora più golosa. Faremo dei fagioli cremosissimi, ricchi di sapore e che farebbero gola anche al nostro ben amato Terence Hill. I fagioli all'uccelletto sono un contorno ma anche un piatto unico che nella versione classica, descritta anche dallo stesso Artusi, è una ricetta vegetariana, la quale annovera questi ingredienti che vedete: carota, sedano e cipolla per il fondo, erbe aromatiche e naturalmente i fagioli. Cannellini o borlotti sono le scelte più comuni. E noi ovviamente utilizzeremo tutto ciò con l'aggiunta del nostro grande protagonista. Per quello che riguarda i fagioli, noi faremo un mix di cannellini e borlotti. Ovviamente, se scegliete i fagioli secchi, dovrete prima metterli in ammollo e poi bollirli. Altrimenti, con quelli precotti vi risparmiate la fatica. Ed iniziamo preparandoci gli odori per il soffritto. Le carote, così come il sedano, non li trito, ma li faccio a pezzettoni. Voglio solo il loro profumo e non li voglio sentire in bocca, in questo caso. Le nostre carote, sedano, stessa cosa, lo facciamo a pezzettoni. Anche lui farà la sua funzione di rilasciare il suo profumo nei nostri fagioli e poi lo leviamo. Ed ovviamente la cipolla, questa invece me la trito. Grossolanamente ma la trito. Ecco qui, basta, pronto. Montiamo via. Ed ora parliamo del nostro protagonista. Eccolo qui. Il lardo di colonnata di Cinta Senese. Lo avete mai assaggiato? Si tratta di un grasso animale nobilissimo, unico nel suo genere in quanto ha un'altissima quantità di acidi grassi insaturi. Pensate, è una fonte di omega 3 ed omega 6 e questo non è comune per dei grassi di origine animale. Ma guardate qui, che bel colore bianco puro, nemmeno avorio, bianco puro, con le caratteristiche sfumature rosee, tipiche del lardo di colonnata di Cinta Senese. E non finisce qui. Le cellule adipose che costituiscono questo tessuto, il lardo di colonnata, hanno una quantità d'acqua molto elevata e questo rende tale prodotto morbido e vellutato al palato. Letteralmente vi si scioglie in bocca. Ebbene, per quanto si degusta benissimo sopra un crostone o una bruschetta, è inoltre un eccellente grasso per fare dei soffritti da favola. Ed è proprio così che lo utilizzeremo. Bene, allora prendiamo un paio di fettine, le facciamo alla julienne e poi a dadini. E guardate che bello, via in padella. Tre quarti dei nostri dadini si scioglieranno e ci daranno il nostro olio. E guardate come diventa già traslucido. Ciò che rimane, i residui del nostro lardo, diverranno degli sfrizzoli, o ciccioli come vengono chiamati a Roma, ed ovviamente ce li portiamo appresso, perché croccanti e gustosissimi. Perfetto, mettiamo dentro la cipolla. Un tempo cuocere con il grasso animale era la norma, l'olio d'oliva era costoso e per pochi. Che profumino!
fa venire l'acquolina già adesso. E dentro anche gli aromi: Salvia. rosmarino, salvia e timo. Rosmarino. Bene, adesso facciamo appassire la cipolla per bene. Voi non potete immaginare il profumo che fa. Sfumatura con vino bianco. Facciamo evaporare e poi trasferiamo tutto questo bel fondo sul nostro pentolone di ghisa, dove incontrerà i fagioli. E per cotture lente non c'è niente di meglio di un Dutch oven. Questo pentolone che vedete, ideale per stufati e minestre. Dentro i nostri fagioli, che abbiamo lessato in precedenza, sedano e carota, che come detto rimuoverò alla fine della cottura. Un altro po' di rosmarino e timo. Ed infine i pelati fatti a passata. Bene, ci siamo. Ora lasceremo che la ghisa culli i nostri fagioli all'uccelletto goloso. Una mezz'oretta con coperchio e poi un'oretta senza. Fiamma bassa, mi raccomando. Se volete potete anche mettere il pentolone nel forno o vicino alla brace se avete un camino. E mi raccomando, non disturbiamolo troppo, si deve fare veramente un bel sonnellino. Se prima il profumo era paradisiaco, ora non lo so. Siamo al nirvana dei sensi, almeno per l'olfatto. Rimuovo gli odori e guardate che cremina di fagioli. E di nuovo mi ritorna in mente il film Lo chiamavano Trinità. Ve la ricordate la scena di Terence Hill che si fa una grande abbuffata di fagioli per poi dire che facevano schifo? Beh, avrebbe dovuto assaggiare i nostri. Perfetta. Un pochettino di pepe adesso. Ed è pronta. Comunque ci siamo, un po' di pepe, aggiustiamo di sale, gli facciamo fare altri 10 minuti ed il piatto è pronto. I fagioli all'uccelletto goloso. La nostra ricetta. Ideale come contorno, insieme alla pasta o come piatto unico. E non dimenticatevi di iscrivervi a piatto, di cliccare la campanella e di farci sapere nei commenti come fate i vostri fagioli.